Benvenuti o bentornati su questo canale. Oggi parliamo di un qualcosa che ci sta davvero tanto tanto a cuore, parliamo del femminile. Parliamo del femminile, ci sta tanto a cuore non solo perché AIEB è un progetto che è nato dal femminile, diciamo così, quindi non solo, ecco, ma abbiamo anche, come abbiamo detto nei precedenti video, si sente molto questa ricerca di ribilanciare un po' le energie maschili e femminili, anche la parte dei poli, più maschile, polo più femminile. Dopo un periodo dove c'è stato tanto, come dire, tanto maschile, tanto impulso, adesso sia la società odierna, sia anche un po' la natura sta cercando di ritornare in equilibrio come fa sempre. Quindi, quale momento migliore per iniziare a parlare proprio e dare questo slancio anche su AIEB? Parliamo del femminile in ottica antica, quindi il femminile nell'antica Grecia e ovviamente, come ogni video, andiamo a sfatare qualche mito. Esatto. Quindi, parola alla mia socia. Allora, partiamo per questo viaggio all'insegna del femminile, come giustamente ha detto Elisa. Cosa cercheremo di fare? Sempre come ha detto Elisa, cercherò di demolire dei dogmi, dei pregiudizi che purtroppo fin dal livello scolastico ci vengono trasmessi. Tra questi dogmi, tra questi pregiudizi, cosa c'è? C'è l'idea che il femminile, la donna nel mondo antico, nello specifico nel panorama della Grecia antica, fosse una figura relegata ai margini della società, che non avesse potere a livello sociale, a livello politico. Ora, questo sicuramente è vero in parte per quel che riguarda la Grecia classica, quindi quel periodo a cavallo tra il V e il IV secolo, di solito è il periodo che tutti comunemente, la maggior parte delle persone associa alla Grecia antica. Quando si pensa alla Grecia antica si pensa alla Grecia classica, quindi alla Grecia dei templi, degli altissimi e svettanti templi in bianco marmo del Pentelico, come l'Acropoli, come il Partenone di Atene. Però difficilmente si parla di quella fase arcaica, della fase più antica della storia greca, perché la Grecia, il mondo greco, la cultura greca, l'ellenismo, non è limitato assolutamente al periodo classico, quindi al V-IV secolo. E purtroppo in questo periodo specifico, che è quello che comunemente viene insegnato nelle scuole a partire dalle elementari fino alle scuole superiori e licei, cosa ci viene insegnato? Ci viene insegnato che la donna a livello politico non avesse i diritti dell'uomo e che quindi a livello anche sociale non avesse parità, uguali diritti come quelli che aveva l'uomo. Ma è vera questa cosa? Sì, per quel che riguarda l'Atene democratica, l'Atene di Pericle, della democrazia ateniese, sicuramente così, ma non solo, non avevano ovviamente diritto di voto non solo le donne, anche gli schiavi e anche i cittadini non figli di padre e madre ateniesi. Quindi il contesto dell'Atene democratica, della democrazia ateniese, è un contesto molto limitato, sia a livello temporale, sia a livello ecco, specifico, culturale, storico. Ma la Grecia non è solo questo. Andando a scavare nelle epoche più antiche, ma anche di poche centinaia di anni prima della Grecia classica, quindi andiamo già al VI secolo avanti Cristo, al VII e via dicendo, vediamo come in realtà la donna avesse un ruolo centralissimo. Oltretutto, la Grecia antica non è limitata all'Atene classica. Abbiamo visto in altri video, ad esempio, il contesto di Sparta in piccola parte. Abbiamo parlato delle Elene, perché non era una sola la Elena di Sparta, poi diventata Elena di Troia, quindi era un titolo quello della Elena, come era un titolo quello del Menelao, come era un titolo quello del Minosse nella Creta minoica, nella Creta della civiltà minoica. Quindi la donna in certi contesti che non erano l'Atene e soprattutto l'Atene classica della democrazia ateniese, aveva in realtà un ruolo di spicco, un ruolo molto importante. Ora, definire la storia di un popolo è molto difficile. A livello archeologico, a livello storiografico, ovviamente ci si attiene alle fonti. E poi
c'è anche tutto il discorso dell'accademia da fare, alcune accademie, non nel caso specifico della Grecia, non contemplano il fatto che i minoici fossero greci, perché per greci, per elleni, si intende quella fase dopo la quale dei popoli provenienti dal nord, non dal nord Europa nel senso dei paesi scandinavi, ma dal nord nel senso dalla zona del Caucaso, discesero nella penisola greca e invasero questi territori e da lì nacque la stirpe ellenica propriamente detta. Quindi a livello, diciamo, ufficiale, se noi ci riferiamo ai greci, ci riferiamo al periodo storico compreso dal 1700 avanti Cristo in poi. Ma è davvero così? No, perché al di là delle teorie, perché queste sono teorie accademiche, ok? Ci sono poi i riscontri pratici, ci sono le fonti, ci sono i reperti e i reperti cosa ci parlano? Questo non soltanto limitatamente alla storia della Grecia antica, questo discorso io lo faccio per la Grecia antica perché sapete che noi di Aiev, io nello specifico sono molto vicina a questa cultura per le mie origini, però questo discorso possiamo estenderlo a tutti i popoli. Limitare la ricerca soltanto alla teoria accademica è estremamente appunto limitante, perché i reperti poi archeologici, le fonti molte volte, ci parlano di epoche decisamente antecedenti a quelle che l'Accademia ufficialmente riconosce. Nel caso della Grecia antica, ad esempio, non soltanto la civiltà minoica faceva parte di... è l'origine, se vogliamo, non proprio l'origine, però diciamo a livello ufficiale delle varie popolazioni riconosciute, la Creta minoica, i minoici sono l'origine, la base, la fucina all'interno della quale la civiltà greca, l'ellenismo si sviluppa. Ok? Quindi andiamo molto indietro nel tempo, perché quando parliamo della Creta minoica, dei minoici, parliamo dell'epoca su per giù dell'antico Egitto, ok? Quindi andiamo molto indietro del tempo, però l'Accademia, una parte dell'Accademia non riconosce i minoici come greci. Quindi, cosa dire? Innanzitutto demoliamo questo dogma qui, perché in realtà vediamo un continuum, cioè vediamo una continuità linguistica, culturale, di simbolismo, di pratiche liturgiche, religiose, tra quel mondo antico che, come ho detto, le teorie accademiche molte volte non riconoscono come greco, e poi quello successivo, quindi quello che ci viene raccontato a scuola. Questo cappello è doveroso per far capire a chi non ha passione, dimestichezza con queste tematiche, che quando parliamo, nel caso specifico per il video di oggi, ma quando parlo della Grecia antica, io non mi limito alla Grecia classica, alla Grecia del V-IV secolo, della democrazia di Pericle, della democrazia ateniese. Anzi, vi garantisco che mi sentirete pochissimo parlare di quella fase storica perché è assolutamente la fase storica che io amo meno di tutta la storia della Grecia antica e credo che tantissime controversie, sia per quel che riguarda la storia greca, antica, moderna, ma dell'Occidente tutto, Occidente per come lo intendiamo oggi, parta da lì, perlomeno nell'epoca recente, per recente intendo gli ultimi millenni, insomma quelli che appunto a scuola ci vengono raccontati, io credo che tante controversie partano proprio dall'Atene democratica, dalla democrazia ateniese, quindi è un periodo che non amo affatto, perciò raramente mi sentirete parlare di quello. Andiamo quindi più indietro, ma non solo più indietro, andiamo ad altri contesti, perché la Grecia non è limitata a quello, l'ellenismo non è limitato a quella fase storica lì. Questo cappello era doveroso per capire dove siamo, perché sì, scendiamo a parlare del femminile, ma dove lo contestualizziamo questo femminile? Così astratto? No, contestualizziamolo in epoche ben precise, quindi in epoche diverse da quelle che a scuola ci vengono raccontate. Quindi il femminile nell'antica Grecia calpestato o elevato? Andiamo a vedere. Ora, io voglio partire dall'etimosofia. Abbiamo deciso con Elisa in AIEB di accostare alle varie discipline che tratteremo, alle varie materie, non tanto il termine logia, ma il termine sofia. Quindi logia, logos, rimanda al pensiero, rimanda anche alla razionalità, ok? E la Sofia rimane invece alla saggezza, alla sapienza, che la Sofia era la sapienza, infatti Atena era la dea della sapienza, della Sofia.
E questo perché? Perché abbiamo fatto questa scelta? Non per arroganza, non perché ci reputiamo arrivate, sagge, assolutamente, siamo in cammino, siamo in percorso, abbiamo tantissimo da imparare e, come ho detto tantissime volte, come abbiamo detto tantissime volte, non ci sentivamo nemmeno così pronte a salire in cattedra per parlare di certe cose. E quindi non per arroganza il termine Sofia, ma per un altro motivo. E anche questo è un cappello doveroso. Perché limitare la ricerca che sia etimologica, ovvero dell'origine delle parole, o di qualsiasi altro tipo, inerente a qualsiasi altra disciplina, al logos, cioè al pensiero, alla parte razionale, alla parte anche della sistematizzazione, alla parte, come dire, schematica, ok? È estremamente limitante. Crediamo che il termine sapienza, conoscenza, sofia sia qualcosa di più olistico, qualcosa che racchiuda varie tematiche, qualcosa che impone una panoramica a 360 gradi. Mentre la razionalità è una parte, lo vedremo poi anche nella puntata di oggi, ehm, l'emisfero anche a livello anatomico, quindi perché noi facciamo sempre il paragone con l'anatomia, no? Con la fisiologia del corpo umano, l'anatomia del corpo umano, perché come in alto così in basso, come dentro così fuori. Quindi, come dentro il nostro corpo, anche il nostro linguaggio, anche il nostro linguaggio esprime il nostro pensiero, esprime la nostra natura. Quindi, come nel nostro corpo abbiamo un emisfero più creativo, più artistico, un emisfero più razionale, più logico, stessa cosa avviene in tantissimi altri campi, compresi i campi appunto della conoscenza, della sapienza. Quindi limitarlo al logos per noi è appunto limitante. Quindi etimosofia, non etimologia. Noi abbiamo fatto questa scelta per questo motivo. Altro cappello doveroso per capire un po' la logica che c'è dietro le nostre conferenze e i nostri video. Ma ora scendiamo nel dettaglio. Allora, etimosofia. Oggi ho scelto per la rubrica etimosofia non solo di parlare di una figura femminile, ma parlare della madre appunto della dea della Sofia, della dea della conoscenza, che è la dea Atena. Perché comunemente, altro dogma da demolire, ci viene insegnato che la dea Atena sia figlia del solo padre. Abbia soltanto un padre, abbia soltanto Zeus, della madre non si parla mai. Pochissime persone credo abbiano infatti mai sentito parlare della dea Metis in italiano, in greco Mitis. E Metis era la madre appunto della dea Atena e ho scelto questo nome, andiamo a vedere l'origine, l'analisi dell'origine di questo termine per scendere poi nel dettaglio, nella narrazione del femminile, perché se io vi parlassi del femminile in generale, a parte che non basterebbe una conferenza, ma magari risulterei un po' astratta. Ho voluto invece voglio fare degli esempi specifici, sia con l'origine etimosofica di alcuni termini, sia poi con altre questioni pratiche, concrete, appunto per far calare le persone nella concretezza, per far capire concretamente alle persone cos'era, come era concepito, come era pensato, come era sentito oltre che pensato, quindi non solo logos, ok? Come era sentito il femminile nella Grecia antica e per farlo parto da esempi pratici, ok? Quindi direte cosa c'entra adesso un nome per descrivere il femminile? Sì, perché dentro è racchiuso tanto, dietro al mito che riguarda la nascita di Atena e soprattutto dietro questa figura della madre di Atena di cui non si parla mai, diciamo che questo mito è emblematico, ok? È emblematico per capire veramente il femminile cos'era nell'antica Grecia, nel mondo greco. Allora, parliamo di Mitis, che era appunto la madre della dea Atena. Madre della dea Atena e non soltanto, perché il suo nome cosa significa? Il suo nome rimanda al pensiero complesso, a un'intelligenza fluida e trasformativa, a un'intelligenza pratica, potremmo dire all'ingegno. Quindi la mitis non è soltanto l'intelligenza, ok? Non è la razionalità, la logica, quello è il logos, che appartiene alla mente, appartiene al nous, come dicevano i greci. Qui parliamo di altro, qui parliamo di un'intelligenza che è mentale, ma è anche viscerale. Un'intelligenza viscerale, cioè diventa pratica, si fa concreta, quindi una tecnica, un'intelligenza che determina una tecnica, una capacità pratica, concreta e tecnica. Questo termine deriva da due verbi, può derivare da due verbi, che è o il verbo midome
o il verbo medome. Come vediamo, differiscono per una lettera, la seconda lettera. Nel primo caso è una ita e nel secondo caso è una epsilon. Ma il significato di questi due verbi non è poi così distante e poi capirete perché scendo così nel dettaglio di questa analisi. Allora, nel primo caso, nel caso di midome, significa penso, escogito, risolvo, quindi ha a che fare con la sfera appunto dell'intelligenza pratica, concreta, perché escogitare qualcosa, risolvere qualcosa rimanda a una sfera pratica. E medome invece significa ho cura di, sono custode di qualcosa, custodisco, medito, rifletto su qualcosa. È come se il termine medome rispetto a midome rimandasse a qualcosa di più silenzioso, di più intimo, ok? Di meno anche, come dire, attivo, qualcosa di meno attivo nel senso di passivo, meno attivo nel senso qualcosa di, come dire, meno dinamico più che meno attivo, ok? Quindi questi due verbi non differiscono tanto appunto nel loro significato perché rimandano comunque alla sfera del pensiero, del risolvere, dell'escogitare e anche dell'avere cura. E da questi due termini derivano, ad esempio, la parola Midos, che vuol dire stratagemma, e questo lo vediamo per esempio nei poemi omerici, nell'Iliade e nell'Odissea, soprattutto quando quando Omero ci parla di Odisseo, di Ulisse, quindi dei suoi stratagemmi. E lo troviamo sempre nei testi omerici, ma non solo, nel termine metioenda farmaca, che vuol dire farmaci creati con ingegno, ok? Quindi mi è piaciuto questo termine perché noi facciamo naturopatia, quindi metioenda farmaca, i farmaci ingegnosi sono tanti, non solo i farmaci in senso chimico, sintetico, però anche i farmaci che rimandano alla fitoterapia, all'ambito naturale, quindi questo termine mi piaceva e la radice è sempre questa, del termine dei verbi midome e medome e la stessa radice della parola metis, quindi della parola ingegno, ok? L'altra parola è il termine medon, che vuol dire re, sovrano, e non a caso, a livello, diciamo, storico, i Medi, quindi una popolazione dell'Asia, diciamo, della Mesopotamia, quindi dell'Asia centrale, veniva ritenuta una popolazione che sfornò tra i sovrani, tra i re più saggi che la storia abbia mai conosciuto. E non è un caso perché la radice rimanda sempre a questo campo dell'ingegno, della saggezza, ok? E il re, il sovrano nell'antichità doveva avere questa caratteristica, doveva essere saggio e doveva custodire. Quindi ritorniamo anche al termine di colui che custodisce, ok? Essere custodi di qualcosa. Il sovrano era custode della tradizione, era custode anche in epoca antica delle leggi della società, ok? Quindi custodire qualcosa. Metis, la madre della dea Atena, racchiude tutto ciò nel suo nome a livello etimologico. Se passiamo invece al mito, cosa vediamo? Vediamo che Metis, chi era Metis? Metis era una titanessa, quindi figlia di dei titani, nello specifico figlia di Oceano e di Teti. E quindi cosa cominciamo a vedere qui a livello mitologico? Vediamo il campo dell'acqua, vediamo il mondo acquatico e il mondo acquatico, quando vediamo il mondo dell'acqua, delle divinità delle acque, abbiamo sempre a che fare con ritualità, con divinità antichissime, primordiali, legate appunto ai culti strettamente connessi alla natura, per quanto poi tutti i culti antichi, cosiddetti erroneamente politeisti, erano strettamente legate alle forze della natura, ok? Le divinità erano forze naturali che gli antichi personificavano in alcune divinità. Ok, quindi il campo dell'acqua, il campo di questi culti ancestrali primordiali, culti della fertilità, perché la fertilità è strettamente ed era strettamente connessa al concetto di acqua. Quindi culti connessi nella fattispecie, nella maggior parte dei casi, in maniera trasversale ad ogni cultura, ai culti della grande dea, della grande madre, della dea madre, quindi ai culti femminili. Eccoci qua nel femminile. E qua cosa ho scelto? Ho scelto l'immagine Ankhet, questa non è la dea Metis né la dea Atena, è una dea egizia.
L'ho messa qua in maniera un po' provocatoria, la rivedremo in altri video in futuro, poi capirete perché l'ho messa qui, perché ho scelto una dea egizia mentre parlo di Metis. Non lo spiegherò oggi, però voglio lanciarvela lì, perché tutta questa differenza tra mondo egizio e mondo greco non c'è assolutamente. I confini sono molto meno netti di quello che l'Accademia e la storiografia ufficiale vuole farci credere. Quindi, dea Ankhet, la dea del Nilo, della fertilità, stessa cosa possiamo rivederla in Metis, come in tutte le divinità connesse all'acqua. Quindi Metis era una titanessa legata, un'oceanina veniva definita, figlia di Oceano appunto, legata alle acque, quindi legata a culti primordiali, a culti precedenti il culto olimpico, cioè il culto degli dei dell'Olimpo. Noi comunemente conosciamo i 12 dei dell'Olimpo, ma non erano le uniche divinità del panorama ellenico, ecco, del mondo greco. Quindi prima è esistito un tempo in cui altri dei erano protagonisti, diciamo così. Andando avanti, sempre a livello mitologico, chi era Metis? Metis era la prima, niente po' di meno che la prima sposa di Zeus. Questo ce lo narra Esiodo nella sua Teogonia, un'opera importantissima che racchiude significati, perché abbiamo detto tantissime volte, come ha detto Elisa anche prima, la sapienza antica e soprattutto la sapienza greca, io parlo di quella perché quella conosco, è un codice, è conoscenza molte volte scientifica codificata, ok? Quindi Esiodo nella sua Teogonia non è un testo religioso, Teogonia vuol dire nascita degli dei, del divino. Ci parla in realtà di tanto altro, poi avremo modo di sviscerarlo più avanti questo discorso. Quindi tornando a Metis, Metis, questa divinità oceanina, titanessa, connessa alle acque, ai culti della fertilità ancestrali, prima sposa di Zeus. Tornando ora al discorso dei metioenda farmaca, ok? Quindi dei farmaci fatti con ingegno. Perché è connesso a metis e contiene la radice della parola metis? Perché Urano e Gea, quindi il cielo e la terra, a un certo punto nel mito profetizzano a Zeus che avrebbe avuto da Metis dei figli, avrebbe avuto innanzitutto una prima figlia femmina che sarebbe stata pari a lui per forza e per intelligenza, ok? Parliamo di Atena, della dea Atena, e poi avrebbe avuto un figlio che lo avrebbe detronizzato. Questo è un ritorno perché questo stesso destino che Gea e Urano profetizzano a Zeus era già accaduto con Urano stesso e poi con Cronos, quindi il padre e il nonno di Zeus avevano subito lo stesso destino, ok? Erano stati detronizzati. E Urano, nel caso specifico, era stato detronizzato, fatto fuori dal figlio Cronos. E questi due dei cosa fanno? I nonni, diciamo, di Zeus profetizzano a Zeus questa cosa, dicono: guarda che tu farai due figli con la dea Metis, una donna, femmina, sarà pari a te per intelligenza, e parliamo di Atena, l'altro figlio maschio ti spodesterà, detronizzerà, ok? Quindi cosa succede? Succede che Zeus, impaurito, decide di ingannare la dea Metis in modo da garantirsi poi il suo trono, il suo potere. Cosa fa? Gli lancia una provocazione. Sapeva che la dea Metis, proprio perché legata alle acque, legata alla trasformazione, legata alla fluidità, e i fluidi sappiamo che prendono la forma del contenitore in cui vengono messi, sapeva benissimo Zeus che Metis era capace di assumere la forma di qualsiasi cosa lei desiderasse. E allora la provoca, le dice: trasformati in qualcosa, nella cosa più microscopica, nella cosa più piccola in cui riesci. E cosa fa Metis? Metis si trasforma in goccia d'acqua, torna l'acqua, si trasforma in goccia d'acqua e Zeus la ingoia. Quindi vediamo qualcosa di strano, ma di cosa ci parla questo mito? Quindi Metis si trasforma in goccia d'acqua. Cosa vediamo qui? Vediamo come vogliono, come ci narrano la maggior parte degli analisti del mito antico, che Zeus vuole imporsi sul femminile. Ora, se il mito racchiuda anche degli aspetti storici, ok, per cui a un certo punto subentrarono dei culti patriarcali legati alla centralità del maschile, del padre, rispetto a un'epoca precedente in cui
governava il femminile, la matrilinearità, non la matriarcalità, ma la matrilinearità, quindi non c'era una società di stampo piramidale, ma una società orizzontale. Se parla anche di questo il mito, può darsi assolutamente, ma non possiamo limitarlo a questo, perché dietro, se lo limitiamo a questo, perdiamo il messaggio più importante. Per quale ragione? La ragione per cui Zeus, nel momento in cui introietta, nel momento in cui ingurgita, nel momento in cui beve Metis sotto forma di goccia d'acqua, la interiorizza, la sublima. Ok, questa è un'introiezione, è fare proprio qualcosa e si fa proprio qualcosa nel momento in cui lo si ritiene degno. Quindi è tutt'altro che ritenere Metis o il femminile qualcosa di non degno, qualcosa che deve essere annullato. Assolutamente no, perché tu non ingurgiti, non assumi, non fai entrare nel tuo corpo qualcosa che non reputi all'altezza di te, della tua intelligenza, del tuo potere, no? Nel caso di Zeus, della tua sapienza. Quindi Zeus introietta Metis, fa entrare dentro di sé quell'ingegno, quella sapienza tecnica, quella sapienza trasformativa che non possedeva prima di introiettarla. Quindi tutte le volte, questo l'ho già detto in altre occasioni, tutte le volte che vediamo uccidere qualcosa, mangiare qualcosa nel mondo antico è un simbolo, ok? È un aspetto simbolico che rimanda al fare proprie determinate caratteristiche. Faccio sempre l'esempio di Eracle, ok? Ercole, che uccide il leone di Nemea e poi si mette la pelle di questo leone sulla testa. Lo vediamo in tantissime opere ritratto con la pelle di leone. Non se la sarebbe messa sul capo, che è la parte più alta, più vicina al divino, se non avesse ritenuto quel leone alto, un animale degno degli dei, non l'avrebbe messo sulla sua testa. Ok? Quindi tutte le volte che vediamo l'introiettare qualcosa, uccidere qualcosa, non vuol dire annullarlo, vuol dire far proprie le caratteristiche di quel qualcosa. Quindi anche in questo caso Zeus che inghiottisce Metis fa proprie le caratteristiche di Metis. Si può definire altresì questa cosa in greco apotheosi, apoteosi, cioè divinizzazione. Nel momento in cui Zeus introietta Metis, rende eterna la sua figura, sublima, eleva l'importanza di questa dea che altrimenti al di fuori di questo mito magari sarebbe andata persa nel tempo. Invece lui cosa fa? La rende eterna, la divinizza ancora di più, quindi già lei era una dea, una titanessa, una dea titana. In questo caso la rende ancora più importante. Quindi questo è molto importante per far capire, appunto, tornando al discorso del femminile, calpestato o elevato, non è assolutamente calpestato, perché quello che intendevano i greci, in questo caso specifico, con queste azioni, non era annullare quella parte, ok? Non era annullare il femminile, era farla propria, far proprie le caratteristiche più alte di quel femminile. Cosa succede? Che Metis era incinta nel momento in cui Zeus la ingurgita. Metis era incinta di Atena, ok? Era incinta di Atena, ovviamente era stata fecondata dal dio Zeus. E cosa succede? Nel momento in cui ingurgita la dea Metis, è come se rimanesse incinto, diciamo, ok? Quindi a un certo punto, ovviamente non nel grembo, non nella pancia, che è strettamente connesso alla sfera femminile, Zeus porta a termine questa gravidanza nella sua testa, quindi non nel grembo, non nell'utero, ma che non lo ha ovviamente, ma nella testa. Dopo qualche mese cosa succede? Che Zeus viene colpito da un terribile mal di testa, allora chiede l'aiuto del dio Efesto. Efesto, che è il dio della metallurgia, delle armi, no? Dell'arte tecnica legata ai metalli e legata anche ai vulcani, ok? E cosa fa? Prende un'ascia e taglia, spacca la testa di Zeus al centro, esattamente al centro.
nel momento in cui taglia la testa di Zeus, perché lui aveva questo terribile mal di testa, allora chiede un rimedio ad Efesto. Efesto era un dio legato appunto alla tecnica, quindi come Metis, ok? Era un dio molto intelligente, molto capace a livello tecnico. Allora lui decide di escogitare questa cosa, che a noi sembrerebbe controsenso, ma evidentemente un senso lo aveva, non è un atto così impulsivo che Efesto fa. Spacca la testa di Zeus per mettere fine al suo mal di testa e da questo cranio che si apre emerge la figlia, emerge la dea Atena, figlia di Zeus e figlia di Metis. Atena nasce già adulta, già vestita con la sua armatura, ma non solo. Atena esce dalla testa di Zeus danzando una danza sacra, una danza guerriera che tutt'oggi si balla in Grecia e si chiama Pirrichio. E questa danza è stata, tra l'altro, elevata e portata, diciamo, è stato impedito a questo ballo antichissimo, antichissimo perché vedete si perde nella notte dei tempi, nel mito addirittura la sua origine. Questa danza è stata resa immortale soprattutto dalle popolazioni greche del Ponto. Il Ponto è la zona a nord del Mar Nero, che era una zona in cui vivevano tantissimi greci da epoche antichissime, da millenni prima dell'anno zero, quindi prima di Cristo, e quelle sono zone strettamente connesse alle popolazioni greche. E agli inizi del Novecento ci fu, tra i tanti, un terribile genocidio di queste popolazioni di greci che vivevano nel Ponto, come ci fu nello stesso periodo il genocidio dei greci dell'Asia Minore o di altre minoranze all'interno dell'impero ottomano, no? Come ad esempio quella degli Assiri, come ad esempio gli Armeni. Quindi l'impero ottomano, i turchi perseguitavano queste minoranze perché erano popoli molto ricchi, erano eredi di Bisanzio, erano eredi di Costantinopoli, dell'impero bizantino, quindi famiglie ricchissime. I veri ricchi in quell'epoca vivevano in Medio Oriente, nel Levante, erano i levantini cosiddetti, o i pontici che vivevano nella zona del Ponto, o i traci, ci fu anche lì una grandissima persecuzione nel nord della Grecia, nella Tracia. Non erano quelli che vivevano ad Atene si faceva la fame. Quindi perché dico questo? Perché credo che sia giusto dirlo. I greci del Ponto hanno conservato per secoli questo ballo, che era un ballo sacro, un ballo guerriero, che tutt'oggi i soldati vestiti con l'uniforme ufficiale, storica di un plotone specifico, di una sezione diciamo, del corpo militare greco, tutt'oggi balla il Pirrichio e Atena esce dalla testa di Zeus ballando questo ballo. Questo è bellissimo secondo me, quindi ho voluto dirlo, magari è bello solo per me, però mi piaceva dirla questa cosa. Quindi Zeus, come ho scritto qui, non si sbarazza di Metis, che continuerà a vivere in lui, nella sua pancia, e lo consiglia saggiamente. Quindi la mente, cosa ci vuole dire questo mito? Qual è il messaggio? Quindi per far capire come il femminile non viene annullato, anzi viene sublimato, elevato, come dicevo prima. La mente, ovvero Zeus, il nous, perché la mente in greco antico si diceva nous, quindi la razionalità, il logos, come dicevo prima, il logos, la logica, non è sufficiente, non è che non serve, ma non basta, non è sufficiente senza quell'altro genere di saggezza, quell'altro genere di sapienza, una sapienza che è quella di Metis, più intuitiva, più viscerale. Quindi emisfero destro e emisfero sinistro. Queste due cose devono andare insieme. Questo mito ci parla esattamente di questo. Quindi possiamo dire sempre che Zeus annienta il femminile. Facciamo lo sforzo di andare oltre questo pregiudizio, facciamo lo sforzo di demolire certi dogmi, come diceva anche Lisa all'inizio. Ora, quindi, chi possiede Metis diventa Medon, ovvero diventa sovrano, nello specifico sovrano di se stesso. Quindi dicevo prima che la radice del verbo medome, da cui deriva Metis, che vuol dire anche regnare, no? Governare, essere custodi di qualcosa, da lì deriva anche il termine Medon, Medo, che vuol dire sovrano, vuol dire re. Ok? Quindi chi possiede questo tipo di intelligenza, l'intelligenza che gli conferisce Metis, diventa sovrano di se stesso. Chi possiede questa intelligenza viscerale, questa
questa intelligenza intuitiva, non solo logica, non solo maschile, ma femminile, diventa perfetto, ok? Diventa un sovrano, in questo caso, perfetto. E vediamo qui sempre esempio della Nea Anket, come dicevo poi in avanti vedremo perché ho scelto questa cosa, la dea Anket, Anuket, che nutre Ramses II, che nutre il re. Quindi vediamo il femminile che nutre il sovrano, il femminile che nutre il maschile, il femminile, la dea Anket, come Metis, dea legata alle acque, alla fertilità, ai culti ancestrali, le primordiali legati alle acque, perché lei era legata alle acque del Nilo, Anket, questa dea che nutre il sovrano. Ok? Quindi torna questa cosa, come vediamo in maniera trasversale in tutte le culture, il femminile, la fluidità, la trasformazione, l'adattabilità, l'intuito della donna, l'intuito femminile nutrono il maschile. Quindi altro che annullamento, altro che calpestare. Qui abbiamo questo messaggio, abbiamo il messaggio di elevare entrambi, elevare il maschile sano e il femminile sano e l'un l'altro si nutrono. Questo è il messaggio di questo mito. Lo ritroviamo ad esempio anche in Egitto. Quindi Metis è il sostegno viscerale, invisibile perché Zeus la ingurgita, che sostiene la nostra mente, la nostra logica, la nostra razionalità. La razionalità come maschile non basta a se stessa. Quindi Metis sostiene la nostra mente, sostiene la nostra razionalità e nel caso del mito sostiene appunto il maschile. È nutrimento divino, è acqua o latte, dipende, perché nel caso per esempio degli egizi o come nel caso di altri miti, anche greci, vediamo il latte invece dell'acqua, ma comunque vediamo un fluido sacro, importante, nutriente, che nutre, appunto. Ora, visto che abbiamo aperto la parentesi sincretica, passo un attimo da Metis, voglio approfondire questo discorso perché sempre connesso strettamente al femminile, qui vediamo sempre la Nea Nuket Anket che nutre Ramses II, il sovrano Ramses. Dall'altra parte chi ho messo? Ho messo la dea Igea, l'avevamo vista nel primo video di Ayab e anche in altri video, la dea della salute, figlia di Asclepio, dio della medicina, quindi uno è il dio della medicina, l'altra è la dea della prevenzione, della salute, quindi di tutto ciò che c'è prima che arrivi la malattia, perché la salute vuol dire assenza di malattia fondamentalmente. Quindi Igea avevamo visto che nella sua iconografia nutre il serpente, quindi abbiamo Anket che nutre Ramses, che nutre il maschile, e anche in questo caso della dea Egea abbiamo un femminile che nutre un maschile, nutre il serpente, perché il serpente può essere anche a livello simbolico, di simbologia, simbolo appunto anche tra le tante cose del maschile. Ok? Quindi la dea Egea in questo caso il femminile che nutre il serpente. Vedete, ha una fiale, ha un piatto cerimoniale in mano in cui si mettevano le libagioni, le offerte. Spesso erano offerte organiche, era cibo, ok? Libagioni anche o liquide o solide. Quindi Igea che nutre questo serpente. E ricordo anche, per connetterci sempre al concetto di acquatico, di acqua, di femminile e di culti legati alle acque, che la radice della parola Igea, della dea Igea, igros, rimanda all'umidità. Quindi anche qui vediamo in maniera sincretica, in maniera trasversale tra tutte le culture, come questo concetto di femminile, di fluido, di nutrimento, di fertilità ritorna. Quindi lo vediamo con Anchette, lo vediamo con Igea. Poi l'allattare, il latte, oddio, qua mi è sparita l'immagine centrale, vabbè, non importa. Allora, qui abbiamo sempre per questa piccola parentesi sincretica la dea Iside che allatta il dio Horus, dall'altra parte abbiamo Yashoda che allatta il dio Krishna, quindi qui siamo in India, e al centro, si è tolta l'immagine, non so perché, avevamo Maria che allattava Gesù. Comunque, in maniera sincretica, in maniera trasversale, il simbolo è sempre questo, il femminile che nutre il maschile attraverso qualcosa di liquido. Anche qui abbiamo altri due esempi, abbiamo la dea Atena che nutre il serpente come faceva Igea, quindi Atena, figlia di Metis, è strettamente come la madre connessa al nutrimento. E anche qui lei nutre il serpente come faceva Igea.
e di fianco abbiamo Asclepio e Igea, Igea che nutre il bastone, il serpente che si snoda sul bastone del dio Asclepio, che tutt'oggi è simbolo della medicina. Quindi, qual è il significato, uno dei tanti messaggi che questo mito porta con sé? Quindi non soltanto il fatto che il femminile non viene annullato, ma viene elevato, viene sublimato, ma anche il fatto che per arrivare alla completezza del proprio sé, per unire e far funzionare al meglio il nostro emisfero logico, la nostra razionalità, il nostro emisfero più artistico, più intuitivo, più creativo, abbiamo bisogno di unirli, appunto. Quindi c'è bisogno sia dell'uno che dell'altro. E chi possiede Metis, chi possiede questa intelligenza intuitiva, questa intelligenza trasformativa, fluida, pratica, femminile, diventa sovrano di se stesso. Senza di lei non esiste sovranità. Zeus sarebbe stato un re senza saggezza, senza questo principio di intelligenza pratica e concreta e di astuzia anche, senza Metis, ok? Quindi maschile e femminile devono andare di pari passo. E questo mito ci parla di questo, di come Metis sia colei che permette a Zeus, quindi al maschile, di diventare saggio. Qua, quindi diventare sovrani di se stessi, cosa significa? Significa vincere in un certo senso quella battaglia verso la propria elevazione, verso la propria crescita interiore. Vincere, vittoria, e in questo caso vediamo la dea Atena, una bellissima statua della dea Atena che tiene in mano Nike, Nike che è la vittoria alata. Quindi per arrivare a questo livello qui, per arrivare a Nick abbiamo bisogno di riunire il maschile e il femminile, abbiamo bisogno di Metis, abbiamo bisogno dell'intuito, dell'intelligenza viscerale, altrimenti siamo secca e sterile logica e razionalità. Ora, controllare, dominare, regnare su se stessi. I greci, a Delfi, tra i vari precetti delfici, perché non c'era solo conosci te stesso, ce n'erano tanti, un centinaio, tra questi precetti c'era Archies e Aftu, quindi domina te stesso, controlla se stesso, diventa sovrano di te stesso. Quindi Archies e Aftu, dentro queste due parole racchiudono tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Quindi in questo precetto delfico, in questo messaggio delfico è racchiuso tutto quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Quindi la necessità di unire questi due aspetti, il maschile e il femminile, queste due forme di intelligenza che non sono una superiore all'altra, ma sono complementari e necessarie entrambe. Quindi per fare ciò è necessaria integrazione, la visione olistica che dicevo all'inizio, non la scissione, non il conflitto, non l'elevazione del maschile, del padre o del femminile, della madre, perché non è giusto né l'uno né l'altro, come non è giusta l'elevazione, non è giusto il maschilismo, non è giusto il femminismo e non a caso la desinenza ismo indica qualcosa di negativo, no? Quindi non va bene solo il maschile, l'elevazione del solo maschile, ma non va bene l'elevazione del solo femminile. Abbiamo bisogno di entrambe le energie. In questo piano della dualità della materia siamo governati dalla dualità, appunto, dalla polarità, dai due opposti, siamo governati dall'umilità e dalla secchezza, dal buio e dalla luce, dal giorno e dalla notte, ok? Dalla contrazione e dall'espansione. Anche nel cuore, sistole, contrazione del cuore, diastole, ok? Rilascio del sangue. Nei polmoni, il respiro, inspirazione, quindi apertura, espirazione, contrazione. Gli opposti devono sempre bilanciarsi. Questa è la base. In ogni mito ritroveremo questo concetto, quel concetto che è racchiuso, come ho messo in questa immagine, anche nel Tao. Ok? Quindi lo spicchio bianco della luce, dell'aspetto legato alla luce e lo spicchio dell'ombra. Questi due devono non annullarsi, ma scorrere fluidamente l'uno accanto all'altro e completarsi e deve diventare un vero e proprio matrimonio sacro. Quindi perché ho scelto questa immagine di questi due sposi? Perché nell'antica Grecia si parlava dell'unione sacra, negli antichi misteri, nei rituali si parlava di matrimonio sacro tra gli dei e tra
tra i partecipanti al rito, ovvero lo hieros gamos, il matrimonio sacro, l'unione sacra. Ora, anche qui, nel mito, nel rito, nei misteri, si parla a livello, diciamo, di sessualità sacra, a livello orgiastico, accadeva, non accadeva? Probabilmente sì, c'erano anche queste ritualità qui, e non siamo qui noi per giudicarlo in maniera bigotta, ma il significato dietro all'Hieros Gamos era molto più profondo. Il primo Hieros Gamos deve avvenire dentro di noi, non fuori di noi, non deve essere unirci col nostro maschile, ok? Col corrispettivo maschile. Significa trovare appunto l'unione all'interno di sé delle due componenti, maschile e femminile. Intelligenza logica e intelligenza viscerale. Questo è la prima unione sacra, il primo matrimonio sacro che veniva insegnato negli antichi misteri. Quindi parlavo del Tao, ecco qua il Tao appunto. Ora, vedete queste due immagini. Tutto ciò, perché qua parliamo del Tao, ok? Quindi siamo nel mondo orientale e qui è racchiuso questo concetto, la necessità dell'equilibrio tra il maschile e il femminile, ma lo stesso concetto lo ritroviamo anche in Grecia. Quella che vediamo in basso, non so se per voi a destra o a sinistra, è uno scudo a forma di otto, uno scudo di pelle bovina, vedete che a chiazze bianca e nera, torna il bianco e il nero, torna la dualità, la polarità, torna il buio e la luce, entrambi necessari. Torna anche l'otto, ok? Perché nel Tao la zona centrale forma a livello di flusso energetico un otto, l'otto che è il simbolo dell'infinito e per diventare infinito dobbiamo unire queste due componenti dentro di noi e fuori di noi e lo rivediamo anche in questo caso, questo è un affresco miceneo ritrovato a Micene, ok? E qui vediamo rappresentato lo scudo cerimoniale, lo scudo sacro miceneo che era fatto proprio così, era fatto a forma di otto e con la pelle del bue. E quindi molto bella questa cosa, mi sembrava carino farla vedere. Mi ha eliminato l'immagine sopra, che era un'immagine di due visi, due volti, un volto di una donna e di un uomo di profilo che però visti, questi due volti sono di profilo, ma se li vediamo diciamo in prospettiva sembrano formare al centro un volto con la metà dei loro due volti, quindi me l'ha tolta, non so per quale ragione. Ora passiamo, perché come ho detto, vogliamo attraverso la concretezza, attraverso aspetti molto concreti, far capire dei concetti alle persone. Quindi pillole di iatrosofia, quindi prima parlavamo dell'etimosofia, quindi della conoscenza dietro all'origine delle parole, dietro all'origine del linguaggio, qua parliamo della iatrosofia, ovvero della conoscenza, della sapienza, della cura. Iatro è la radice di curare, prendersi cura, ok? Quindi scendiamo ancora più nel concreto, quindi passiamo dall'analisi del linguaggio, dall'analisi del mito, da tutto ciò che abbiamo visto fino adesso, passiamo a qualcosa di più connesso al nostro corpo. Ora abbiamo detto la necessità di unire questi due parti. Ho parlato di emisfero destro e emisfero sinistro. Bene, andiamo dentro al mito, cerchiamo di andare oltre il racconto, cerchiamo di accedere attraverso la decodifica ai codici, alla sapienza scientifica racchiusa in tutti questi racconti, in tutti questi miti. Ora, qui vediamo Atena pensante, questa è una bellissima stele di marmo che si trova al museo archeologico, no, scusate, si trova al museo dell'Acropoli di Atene, bellissima, e vediamo Atena che pensa, perché Atena era figlia di Zeus, della mente, ma anche di Metis, dell'intelligenza ingegnosa, trasformativa, abbiamo detto, no? Quindi lei nell'atto del pensare, quindi appoggiata sulla sua lancia che pensa, che riflette. Se facciamo caso al suo elmo, il suo elmo ricorda molto la forma del nostro cervello. Ora, Atena, quindi figlia di Zeus e di Metis, Atena prodotto di quell'unione sacra, di quello Hieros Gamos, matrimonio sacro di cui parlavo prima, quindi di Zeus e di Metis, Atena quindi cos'è? Atena è il risultato della fusione di maschile e femminile, di razionalità ed emozione.
o, tornando al Tao, di Yin e Yang, di femminile e maschile, appunto. E qua ho messo queste due immagini, il Tao da una parte, lo scudo miceneo dall'altra, ma il concetto è sempre quello. Sono due simboli che racchiudono lo stesso archetipo, la stessa idea dietro, ok? Quindi vediamo come le culture non sono in lotta, in contraddizione, in conflitto, come dicevo prima, c'è bisogno di una visione olistica a 360 gradi. Ora, Atena, ho voluto fare questo paragone. In realtà io questa cosa non l'ho letta da nessuna parte, può darsi che qualcuno ne abbia, ne abbia parlato, ma è stata un'intuizione che ho avuto io rileggendo questo mito. Però può darsi pure che qualcuno ne abbia parlato, non dico di no. Allora, Atena è prodotto di questi due aspetti, no? Del maschile e del femminile. Fondamentalmente cos'è? È ciò che unisce, perché il figlio è ciò che unisce due genitori, no? Quindi è figlia di Zeus e di Metis, è ciò che unisce l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, nel caso dell'anatomia, ok? Quindi l'emisfero sinistro, che è l'emisfero logico, razionale, possiamo dire è Zeus, unito all'emisfero destro, che sarebbe Metis, quello artistico, immaginativo, da cosa è unito? Se andiamo a vedere a livello anatomico, questi due emisferi sono uniti da quello che si chiama corpo calloso, che è questa membrana centrale, questo fascio fibroso centrale che unisce questi due emisferi. Quindi se noi apriamo il cervello come una noce, che poi il cervello ha proprio la forma, ricorda una noce, ok, lo apriamo a metà, vediamo che al centro i due emisferi sono uniti da questo corpo calloso. Questa metà ci ricordiamo Efesto che spacca a metà la testa di Zeus, ci ricordiamo lo scudo miceneo di cui parlavo poco fa. Vedete che ha il taglio centrale, quindi dividere a metà, ok? Ma non per dividere, per sottolineare la necessità di entrambe le parti, ok? Quindi tornano tutti questi concetti. Quindi Atena mi è piaciuto connetterla al corpo calloso, a questa zona del cervello che connette emisfero destro e emisfero sinistro. Quindi guardate che bel paragone. Cioè, per me e per Elisa sicuramente cambiamo l'anatomia sacra e questi parallelismi, questo modo di decodificare il mito e la sapienza antica, per noi è bellissimo. Quindi fateci sapere se anche per voi lo è. Quindi Atena è il corpo calloso che connette appunto emisfero destro e emisfero sinistro. Atena che esce proprio dal centro, lo vediamo qui in questa statua, è una fontana in realtà che si trova a Stoccarda e dall'altra parte vediamo invece un dettaglio di un vaso attico, un vaso antico in cui appunto Zeus con in mano le folgori, come vedete, esce dalla sua testa Atena. Atena veniva non a caso anche definita ergane, ovvero ingegnosa, ok? E eredita dalla madre questa cosa, non la eredita dal padre, la eredita dalla madre, perché la madre Metis aveva appunto il dono della la facoltà dell'intelligenza pratica, ok? Tecnica. Il telaio, il tessere, la rete, anche questo ci ricorda il cervello. Atena è il telaio cosa fa? Crea una maglia, la maglia unisce. Quindi non mi vengono i due termini, quindi trama e ordito, ok? La trama e l'ordito formano una maglia, ok? Un incastro perfetto. E Atena, non a caso, è inventrice del telaio. Qui ho messo l'immagine di Atena con Aracne, questo è un altro mito. E il corpo calloso cosa fa di cui parlavamo prima? Unisce i due emisferi, dicevamo, quindi è una rete, una maglia di fibre che unisce, è come dire, una stoffa creata, diciamo, da Atena, in questo caso, che unisce queste due parti, che in questo modo diventano inscindibili. Quindi l'intero nostro cervello, come abbiamo visto in precedenza, sembra proprio parlarsi di questo mito in un altro modo, ok, con parole diverse, però ha anche l'anatomia e la fisiologia, come dicevo, come in alto, così in basso, come dentro, così fuori. Tutto ciò ci parla, ci rimanda sempre a quello stesso mito, a quel mito che ha di base il messaggio di unire questi due aspetti, il femminile e il maschile, la razionalità e l'intuizione.
Quindi Metis, altro paragone che mi è venuto da fare ragionando sul cervello, e ripeto, queste sono intuizioni che ho avuto rianalizzando il mito e riflettendo un po' su quelle che sono anche le mie conoscenze scientifiche, di anatomia, di fisiologia. Poi, se qualcuno ne ha già parlato, è probabile. Quindi prima mi sono sentita di paragonare Atena al corpo calloso che unisce emisfero destro e emisfero sinistro. A chi associamo allora Metis e Zeus? Metis mi è piaciuto associarla alla sostanza bianca e Zeus alla sostanza grigia, perché il nostro encefalo è fatto di materia, tutto il nostro sistema nervoso, di materia bianca e materia grigia. Anche qui torna bianco e grigio, come nel Tao, bianco e nero, ok? Le due polarità, la dualità, qui torna questo concetto. Andiamo nel dettaglio più anatomico, fisiologico. La sostanza bianca cos'è? La sostanza bianca è proprio quella sostanza che connette la mente alle viscere, ok? Connette il cervello alle nostre viscere, agli organi viscerali. I fasci della sostanza bianca scendono attraverso il midollo spinale nelle strutture profonde. Innanzitutto scendono nelle strutture più profonde del cervello, perché tornando all'immagine precedente, quelle strutture centrali che vedete, quindi vediamo fuori materia bianca, materia grigia, al centro tutte quelle strutture centrali, quello è il cervello ancestrale, cosiddetto cervello rettiliano, è la parte più antica del nostro cervello, che è più intima, più legata proprio all'istintualità, al controllo viscerale, appunto. E cosa fanno questi fasci di sostanza bianca? Scendono in quella zona viscerale del cervello, quindi da lì, dall'alto, diciamo, dalla parte corticale, scendono, la corteccia è la parte esterna, ovviamente, come nell'albero, scendono nella zona più intima, più interna, nello specifico nella zona del talamo, ipotalamo e del tronco encefalico che poi dà vita al midollo spinale e si prolungano appunto nel midollo spinale e interagiscono con il nostro sistema nervoso autonomo. Quindi perché ho associato Metis alla sostanza bianca? Perché Metis mi ha ricordato questo. Metis è l'intelligenza viscerale, è quell'aspetto dell'intelligenza, ok? Quindi alto, cerebrale, però connesso alle viscere, proprio come la sostanza bianca che ci connette il nostro cervello alle viscere, agli organi viscerali. Zeus, dall'altra parte, è la sostanza grigia, ovvero la parte più esterna, la corteccia. Cos'è la corteccia? La corteccia è divisa in varie aree, deputate a vari compiti, memoria, olfatto, vista, eccetera, 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 tatto, tantissimo, linguaggio. Quindi ogni area del cervello ha ogni area corticale della corteccia, della parte esterna del nostro cervello, è deputata a una funzione specifica. E lì c'è la sostanza grigia, quindi la parte corticale è formata da questa sostanza grigia, quindi fatta di fibre proprio più scure, cioè si chiama grigia per questo. E di cosa è sede questa parte più esterna? È sede del comando conscio, quindi non del subconscio, dell'inconscio, ma della coscienza, ok? Quindi per quello mente, quindi mente, nous, Zeus come sinonimo di cosciente. Quindi sostanza grigia, sede del comando del conscio, del pensiero analitico, della logica, della deliberazione, della decisione, no? Logica, dell'azione volontaria, perché è sede anche di questa facoltà. La parte della sostanza grigia, la parte corticale, la parte di Zeus è il trono da cui partono tutti i comandi. È vero che da lì partono i comandi, ma i comandi senza ciò che c'è sotto, cioè senza la sostanza bianca, non arriverebbero al nostro corpo. Quindi è importante la parte di Zeus, la sostanza grigia, ma se non ci fosse la sostanza bianca che connette quel comando, che lo fa arrivare alle viscere, al nostro corpo, non si andrebbe da nessuna parte. Quindi, come dicevo, la necessarietà di unire questi due principi. E infatti qui ho scritto, tuttavia la corteccia da sola rischia di essere un sovrano sordo e cieco, senza metis, senza la sostanza bianca che la connette alle viscere. E quindi di nuovo l'intero cervello sembra parlarci proprio di questo mito, o meglio, sembra parlarci proprio del funzionamento anatomo-fisiologico del nostro corpo, tra le tante cose, tra i tanti messaggi che vuole trasmetterci. E qui lo vediamo, poi vediamo questa alternanza, qui nel cervello, una sezione frontale dell'encefalo, vediamo fuori la sostanza grigia, dentro la sostanza bianca, quindi fuori Zeus, dentro Metis,
scende nel midollo vediamo l'opposto, vediamo fuori la sostanza bianca, quindi una predominanza di sostanza bianca nel midollo spinale e internamente una sostanza, nelle corna ventrali cosiddette, la sostanza grigia, però c'è sempre un'alternativa, si alternano bianco e grigio, ma fondamentalmente sussistono, coesistono entrambi. Siamo arrivati così alla fine di questo viaggio all'insegna del femminile, dell'etimologia, dell'etimosofia, dell'analisi dell'origine delle parole, del linguaggio, dell'analisi del mito e dell'analisi anche, se vogliamo, dell'anatomia sacra. E questi miti crediamo davvero che parlino di tutto ciò, che siano, come abbiamo detto tante volte, scienza codificata e speriamo che questo viaggio con noi vi sia piaciuto. È soltanto l'inizio di una serie di viaggi all'insegna del femminile. Spero di avervi trasmesso appunto la necessarietà di unire il maschile e il femminile e come nel nostro cervello i due emisferi devono essere connessi, questo deve accadere anche al di fuori di noi e spero di avervi fatto capire come in realtà nel mondo antico il pensiero antico non mirava assolutamente a sminuire il femminile, a dividere il maschile dal femminile. Anche nei riti, anche nei misteri, magari lo vedremo più avanti, il femminile era centrale, le donne erano sacerdotesse di altissimo livello e ci sono state epoche in cui avevano un grandissimo potere, una grandissima influenza politica a livello sociale, quindi non è assolutamente vero che il femminile era sminuito. E speriamo di non avervi annoiato, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e nulla, lascio le conclusioni ad Elisa e ci vediamo alla prossima puntata. Allora, io sono ancora sconvolta da tutte le tematiche che sono venute fuori semplicemente parlando di femminile, semplicemente andando a focalizzarci proprio su un qualcosa che purtroppo viene distorto, purtroppo viene mal interpretato, purtroppo viene preso e letto, tradotto così com'è, ma con un'ottica occidentale, senza mai riuscire a vederlo con l'ottica degli antichi. Questo, secondo me, è uno dei più grandi errori che si possa fare, ma non solo per questa tematica qui, ma proprio per tutta la tematica inerente alla mitologia, perché come diciamo sempre è codifica, il simbolo è codifica, decodifica ed è chiave. Quindi grazie, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie alla nostra Ristea. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, una tematica molto più, diciamo, femminile, Densa. ecco, diciamola così, e noi ci vediamo nella prossima puntata.